Le infrastrutture intelligenti rappresentano una svolta significativa che sta radicalmente trasformando la mobilità urbana. Le città stanno diventando sempre più smart, in grado di controllare il traffico in modo più efficiente e di ridurre al minimo i tempi di percorrenza grazie all'uso di sensori, sistemi di gestione del traffico e altre tecnologie avanzate per la gestione intelligente degli incidenti. Un esempio di gestione smart è il sistema CADO, direttamente montato in barriere di cemento che diventano mobili al bisogno e gestibili in remoto. Immaginate i soccorritori o i vigili del fuoco che in pochi secondi devono raggiungere una corsia e gestire in pochi istanti il restringimento di un tratto stradale o la deviazione del traffico. Queste barriere, progettate in Australia, possono funzionare non solo in verticale ma anche in orizzontale. L'idea alla base è l'emulazione degli scambi ferroviari e si presta benissimo non solo in caso di incidenti ma anche nei cantieri, in qualsiasi situazione vi sia la necessità di dover modificare la struttura delle corsie autostradali. Tutto è fattibile in pochi istanti, il tempo di attivazione è infatti di soli 30 secondi, consentendo di risparmiare attimi preziosi in situazioni di emergenza. Viviamo in città frenetiche e caotiche, dove il rapporto tra il numero di abitanti e gli spazi utilizzati è un tema complesso e delicato, che richiede un'attenta pianificazione urbana e una costante ricerca di soluzioni innovative e sostenibili. Sto parlando dell'aumento della densità urbana, che comporta una sempre maggiore congestione del traffico, una minore qualità dell'aria ed un aumento della pressione sui servizi pubblici. Una delle tante conseguenze è sicuramente la scarsità di parcheggi per le nostre automobili e se avete dei posti auto riservati cresce sempre di più la necessità di doverli proteggere dall'utilizzo non autorizzato di sconosciuti. La risposta a questa necessità si chiama Parklio, una barriera automatica e controllata da smartphone che vi permette di gestire in remoto la vostra area di parcheggio. Per installarla occorrono pochi minuti e tramite un'automazione che sfrutta la vostra posizione GPS e Bluetooth sul vostro telefono potete far azionare la barriera pochi istanti prima del vostro arrivo o pochi secondi dopo la vostra partenza in modo che la barriera si alzi appena lasciate il parcheggio, rendendo il vostro posto auto protetto da accessi non autorizzati. Questa soluzione smart può essere montata sia in indoor che outdoor ed è indicato sia per usi aziendali che privati. Secondo i dati dell'European Transport Safety Council, ci sono circa 25.000 incidenti autostradali all'anno, che coinvolgono auto e camion in tutta Europa, con una media annuale di circa 3.800 morti e 53.000 feriti. Uno degli obiettivi dei prossimi anni è di aumentare la sicurezza sulle strade e ci sono diversi approcci che possono essere adottati. Sicuramente le tecnologie di assistenza alla guida, come il controllo automatico della velocità, l'assistenza al mantenimento della corsia e il sistema di frenata automatica d'emergenza. In secondo luogo abbiamo la formazione dei conducenti e la sensibilizzazione del pubblico sui comportamenti da adottare quando si è alla guida. E poi abbiamo le infrastrutture, che dovranno essere sempre più sicure. Quando pensiamo alle infrastrutture, la prima cosa che ci viene in mente sono le barriere che delimitano il tratto stradale. La loro funzione è quella di mantenere le auto nelle carreggiate per limitare i danni in caso si perde il controllo della propria autovettura. Un'azienda sudcoreana ha iniziato a progettare una barriera 2.0, dove alle solite barriere d'acciaio sono stati aggiunti dei rulli composti da etilene e vinilacetato, una plastica elastica e leggera con buone proprietà di assorbimento degli urti. I rulli sono alti all'incirca 45 cm, in caso di incidente assorbiscono l'inerzia impedendo all'auto di deviare verso le corsie opposte e di ribaltarsi.
Con oltre 100 km già in uso sulla rete stradale sudcoreana, questo sistema, che soddisfa appieno i requisiti americani ed europei, inizia ad essere adottato anche in altri paesi asiatici, tra cui le Filippine e la Thailandia, nonché in molti paesi del Sud America, con risultati che vanno addirittura oltre le aspettative. C'è qualcosa di magico nell'emozione di pianificare un viaggio, quella sensazione elettrizzante che ti prende quando controlli l'itinerario e sogni l'avventura che ti attende lungo la strada. È come tornare agli anni '80, guidando su un'autostrada americana, il sole caldo che bacia il tuo viso, un'atmosfera unica. Mentre ci immergiamo in questa atmosfera nostalgica, dobbiamo anche essere consapevoli dei pericoli che possono presentarsi lungo il nostro cammino. Secondo le statistiche, nelle curve autostradali dove la bellezza della guida si intreccia con il rischio e dove dobbiamo fare i conti con la nostra responsabilità come conducenti, si verifica un numero di incidenti 3 volte superiore rispetto agli altri tratti di strada. Cosa si può fare per ridurre questo problema? Rinforzato con doppio strato di alluminio, un nuovo sistema di segnalazione stradale dinamico, il TAPCO, è progettato per affrontare non solo le belle giornate estive, ma anche venti forti e grandi quantità di neve. È composto da un substrato in HDPE extra spesso con fori e canaline chiuse per proteggere i LED e i vari cablaggi. Questo sistema promette una riduzione del 58% degli incidenti in curva. Grazie ai suoi radar è alimentato a energia solare ed è gestibile completamente online. Tutte le impostazioni necessarie possono essere quindi programmate per adattare il sistema a qualsiasi tipo di strada e curva. I fatti parlano chiaro: in un incrocio del Wisconsin utilizzato come test, il tasso di incidenti è stato ridotto del 97%. Ricordiamo sempre che la strada non è solo un luogo di piacere e scoperta, ma anche un terreno in cui il pericolo può essere dietro l'angolo, in attesa di un attimo di distrazione. Quindi, mentre continuiamo a sognare nuove avventure e pianificare nuovi viaggi, non dimentichiamo mai la nostra responsabilità di guidare con attenzione, rispettando le regole e concentrati sulla strada. E perché no, magari la nuova segnaletica dinamica di questa compagnia americana ci darà una mano, perché l'emozione del viaggio si unisce al dovere di proteggerci e proteggere gli altri. Sì, quante volte abbiamo visto le persone attraversare una strada mentre guardano sul display del cellulare ed interagiscono con esso, dimenticando di prestare attenzione a quello che succede intorno a loro. È confermato da moltissimi studi che una persona su 3 utilizza il proprio smartphone mentre attraversa la strada e che il campo visivo di una persona viene ridotto di oltre il 90%. La distrazione dovuta all'uso del cellulare compromette i processi percettivi, visivi ed uditivi, rallentando notevolmente l'elaborazione delle informazioni e il processo decisionale. Questi fattori espongono noi pedoni ad un maggiore rischio di incidente. Un team di progettazione australiano ha proposto una soluzione. L'idea è semplice. Le persone che interagiscono con il loro smartphone guardano sempre in basso. La segnaletica dei semafori dovrebbe quindi essere replicata anche sul suolo.
L'idea è quindi di dotare le strisce pedonali di pannelli a LED sincronizzati con i semafori. Il progetto risale a qualche anno fa, ma in Australia alcune città hanno iniziato ad adottare da poco questa innovativa soluzione tecnologica, con risultati molto soddisfacenti. In America e in Europa vi è molto interesse, tant'è che l'evoluzione di queste strisce pedonali smart rimane sotto stretta osservazione.